Dottori, familiari, ingegneri termoidraulici, oggi ragazzi, incredibilmente, finalmente, c'è un game che voglio vedere. Il livello farà ridere i polli probabilmente, ragazzi. I polli stanno già volando in aria in questo momento. Cloud9 contro Fnatic, ragazzi. Il momento è arrivato, questo è il giorno. Incredibile. E poi l'altro game dei Mad contro il team cinese che gli aprirà il culo in 20 minuti in 2 game, immagino. Sparo così, ragazzi, la predizione, ma lo capirebbe anche un bambino che non ha mai giocato a League of Legends. Non ho idea, ragazzi, sono abbastanza croccante oggi. Mi aspetto di vedere una vittoria dei Fnatic. Avevo già detto questo, voglio vedere i Fnatic che vincono, poi tirano dritto a culo, che beccano chi perde tra G2 e Energy. Avevo detto Fnatic contro Energy, poi vincono, poi a culo mandano i G2 in semifinale perché c'è G2 contro Fnatic a caso e tutte ste troiate qua. Credo, ragazzi, che sia utopistico andare a parlare in questo modo, ragazzi. Quello che credo è che i Fnatic vinceranno facilmente questa serie 2-0 al minuto 25, neanche al minuto 20, perché il livello europeo è calato, già un minuto 25. I Fnatic domineranno sul team americano. Perfetto, Azir, Poppy, Renekton ban, giusto, ragazzi, classico. Kalista dall'altra parte, vediamo se ci sarà il ban di Xayah. Vediamo se ci sarà il ban di Xayah, ragazzi. Pick con un win ratio infinito al mondiale. Maokai bannato, classico. Kalista vola, ovviamente, giusto così. E allora Xayah, primo pick per i Cloud9, molto male. Vediamo, speriamo di non vedere classiche comp single target di merda. Jarvan Rumble Xayah per i Cloud9, porca troia. Vabbè, immagino ci sia comunque un team gap abbastanza importante, ragazzi. Immagino ci sia un team gap abbastanza importante. Non vedo un player dei Cloud9 valido in quel roster di merda. Orianna Rakan non è male. Jarvan Rumble di là team fight. Orianna Rakan team fight molto interessante. Voglio vedere che AD carry però tirano fuori i Fnatic. Il swing contro Jarvan ci sta. Vediamo però se è quello il jungler che andrà a loccare. Non è detto. Jax, ragazzi, è un bel pick qua. Forte contro Jarvan perché i family contro Rumble suppongo classico matchup dove Jax tira diritto dopo. Early game magari Rumble ti rompe un po' il cazzo. Ci sta come visione. Sejuani hanno bannato. Perché? Cioè, perché hanno bannato Sejuani over Xayah, ragazzi? Perché hanno bannato Sejuani over Xayah? Fammi spostare da qua. Allora, Xayah, Jarvan Rumble, veramente forte da avere come comp in blue side, ragazzi. Veramente forte, al limite del broken, porca puttana. Alistar Bandi là ci può stare, ragazzi, per un ulteriore champion forte in teamfight, che addirittura da frontline. Però ne ha altri due. C'è Nautilus da giocare per loro, c'è Rel. Tutti molto forti. Lo picca. Questo champ dovrebbe aiutare molto quasi tutti i matchup. E Zri all'ultimo pick. Allora la draft dei Fnatic è un po' bad. Cioè, detto come va detto, nel senso la comp è, diciamo, ok. Il punto è che di qua c'è una comp più facile ed è più broken, no? Nautilus broken, Xayah broken, Nautilus non puoi sbagliare, Ione c'è un setup, self setup con Jarvan Rumble, cioè la comp dei Cloud9 a me sembra, con i champion broken del meta, sembra con champion molto più forti. Però di qua abbiamo ovviamente l'Sync che ti va a aiutare le laning phase dei player. L'unica laning phase che subirà un po' forse è l'Ezreal, il che è ridicolo a pensare che è stato là spiccato. No, non mi ha convinto molto la draft dei Fnatic qua. Ma anche dai ban, Ok, si comincia. Ora io vi dico questa roba qua. Spero di no, ragazzi, spero di no, ma lo vedo draft wise leggermente a favore dei Cloud9. Comp molto più facile da eseguire, champion molto più broken, champion del meta. Xayah broken, il trio è stato visto poche volte al mondiale. Rakan preso giusto per rubare la combo a Xayah. Nautilus forte contro sti champion qua. Ione contro Orianna, magari Ione andrà a soffrire abbastanza early game, quindi qua abbiamo un'apertura per i Fnatic di Lissin più Orianna, Lissin più Jax, che ti va un attimo a rompere il cazzo al Rumble, anche se all'Ignite. Potrebbe essere questa la visione che hanno i Fnatic di questo game, andare avanti early game grazie a Lissin e la laning phase di Orianna, quindi Lissin magari può cercare qualche invade essendo più forte di Jarvan come champion, anche se Jarvan ovviamente ti matcha quello che è l'early game.
And it could be, you know, those early 2v2s deciding things. So that's the thing. I mean, over the course of the main event, Blabber is the second highest. MNS, ragazzi, boh, cioè mi hanno detto che è tipo turbo giga mega ultra tossico e io le persone tossiche non le sopporto, ragazzi. Sono veramente contro questo tipo di cosa. Io sapete che ho sempre lottato per portare la parità, per portare l'uguaglianza, per portare ovviamente la bontà nel vostro cuore, cosa che penso di aver fatto egregiamente negli ultimi 3 anni, dimostrando le parole e i fatti ovviamente. Non serve applaudire, ragazzi, non serve applaudire. Grazie mille, grazie a tutti. Ho i punti fino a lunedì, dopo vedo. Mi sarà un po' tumorale per me fino a lunedì. Memory Take, ciao Memory, colui che ricorda, prende il ricordo, prende la memoria, oppure gioca a Memory. Grazie del sub, come andiamo? Volevo vedere con la fallissina, ragazzi, perché vi avevo detto che avrebbe avuto Prio mid e top. Però Humanoid la sta giocando sulla stit, non mi piace. Infatti guardate il Sin, vedete? Il Sin sta andando a fare un invade che è giusto. Il punto è che sta sbagliando come giocare la lane Orianna. Andiamo. Ok, bravo, ora sta recuperando un attimo. Spottano Razor qua, voglio vedere. Both these junglers do have smite, and Blabber's going to get here in time, so it is going to be a bit of a smite fight here. Looks like Razor doesn't want to stick around. Oh, that was pretty close, but not going to happen. There's a flash out di Razor, flash di Rumble. Questo flash di Rumble dovrebbe aiutare molto il Jax a non venire abusato. È worth fare questa roba qua? Sì, ragazzi, allora Lee Sin deve fare questa cosa qua, soprattutto tra i matchup dove ha priorità, ok? Perché Lee Sin early game vince 1v1 contro tutti i campioni di League of Legends, quindi nel momento in cui tu hai priorità in 2 corsie ovviamente cerchi l'invade perché 1v1 vinci, capite? Come vi ho detto qua, ragazzi, io non HP mid, avevo detto che vinceva Hard, vinceva Orianna. Lee Sin giocherà attorno alla mid, intorno alla jungle, tra le lane vincenti. Giusto così, molto molto bene. Prio mid, Prio top, vuole il crab. O vuole il blu dopo, non so cazzo vuole fare. Io farei solo probabilmente il crab. E farei il doppio scuttle. It is one of those situations that I say this trade goes heavily in the favor of Fnatic and Razork. You know, yes, it is a trade of flashes, but jungler for top laner, and in this matchup, can be exposed in a long lane, I think is really. Guardate Jarvan in top, ragazzi, vuole fare un chill gank su Jax. Non so quanto convenga, perché comunque Rumble non c'ha il flash. Quindi probabilmente è un gank dove prenderà solo un flash out di Oscarini in caso. Double scuttle per Lee Sin, molto buono, assolutamente. Cerca un dive, non credo. No. È int sta roba. Mamma mia, che schifo. Vediamo se ci provano ora. Devo aspettare la combo di Jarvan prima di flashare. Mamma mia, Oscarini sei un clown. Qua, ragazzi, questa roba qui è veramente oscena da vedere. Non puoi divare Jax full vita con Rumble Jarvan, non esiste. Jax contro Jarvan è troppo broken. In più non c'hai il flash su Rumble, non ha senso sta roba qua. Anzi, se Oscarini sapeva giocare li killava. Se Oscarini qua sapeva giocare, allora era morto al 100% almeno Rumble che era senza flash. Qui Rumble è senza flash. Non so cosa stava facendo Oscarini, impanicato. Totalmente impanicato, non c'ha senso. Qui deve capire Oscarini, già in questo momento deve sapere che non hanno il DPS per killarlo. E seppure lo killano fa 1 per 1. Quindi in questo momento qua doveva già steppare verso Rumble. Flash che non serve. Flash che non serviva. Perché poteva aspettare la combo di Blabber. The ignite is down, and he's not going to be able to grab the kill. They just, I guess it's intimidation tactics under the top. Non è intimidation tattica, è Oscarini che è un clown rispetto ai miei top laner forti. Se c'era un top laner tipo 369 o Bin, lì era double kill sicuro. O kill di uno e flash dell'altro. Jarvan molto indietro, Abbiamo la fortuna Jarvan, cioè guarda che roba. Guardate come trolla Razork. Guardate Jarvan spottato in top lane, Razor che fa il proprio blu e non fa invade dopo. Guarda qua, poteva rubare il Raptor che gol, guarda che roba.
So they do get the flash for the ignite, so things are kind of evened out in that regard. It also buys a good base time in there for Fudge. He was covered on the play because he's playing in that side lane brush. So if Razor had crossed back over the top and he was covering the lane gang, then they say, all right, we're not going to fully commit. Vabbè, dai, diciamo che comunque è molto sopra. Magari il suo... Cioè non voleva fare l'invading bot perché poi voleva pattare, voleva recollare, andare top early, ma cioè, non ha senso sta roba, perché infatti vedete Oscarin sta beccando, Jarvan sarebbe andato comunque in boss e non avrebbe trovato niente, cioè no, ha trollato Razork by far, ha trollato Razork, anzi poteva forse anche rompere il cazzo in jungle e mandarlo in spawn, perché faceva il 5 con Golem Raptor, poteva cesare Jarvan in giungla e rimandarlo in spawn, cioè era finito il game. Se Razork aveva le mani era finito il game col star top di Jarvan, perché faceva golem, faceva i raptorini, livellava al 5, Jarvan felcheckava anche con l'itemino in più, non importa perché felcheck io lo rimandava in base probabilmente al Jarvan. Lo rimandava in base dopo che ha fatto un gang in top e è già 20 minion sotto, figurati. Anzi ha 23 minion perché ha farmato i golem e lo sta farmando i Raptors. Avrebbe 18 minion into 40, forse di più. E... ah no, fai 40 comunque. 18 minion in 40 un livello intero sotto e doveva recollare ancora. Molto male qua il macro di Razork. A breve ragazzi Ione inizierà a prendere la priorità su Orianna. Non credo sia ancora giunto a quel momento ragazzi, altrimenti non sarebbe mai piccato Orianna, cioè, Ione turbo broken. Karenin non ha il flash, arriva Sven, ma mamma mia, funziona veramente. Come fa a funzionare sta roba? Un attimo, c'era un moscerino. Come fa a funzionare sta roba? Arriva Lishin, Razork sbaglia la Q, sta salendo Rakan. Mamma mia, fanatici, che schifo. Oh, ingaggiano su Fudge, flash di Sven, Trimby, double kill per Rumble, molto male. Fanatica al limite del ridicolo comunque. What the fuck? Vabbè, dovrebbero... Lasciano vantaggio al team americano. Ragazzi, Fanatic nettamente superiore. Dicono, vi diamo il vantaggio per poi comebackare, perché tanto anche mamma mia, Humanoid. He was trying to match, but Sven got there first and made all the difference, as Oscar didn't expect Sven to be there that early. Piccolo pollo, quanto piccolo pollo, non ne ho idea, ma qua abbiamo un grosso pollo e quel pollo si chiama Humanoid, ma Cristo Dio, cosa cazzo sto vedendo sto game. 6 minuti di player e di skill che non avevo mai visto, mi sembra di vedere un game di Sharon Silver con Zoe. Penso di aver mai visto una roba del genere in vita mia. So C9 are going to be really happy about how that worked out. Two big kills going across over to him is going to be massive. And again, just nice roam from Spain. You can see Blabber was there to cover as well. He was in a really good spot, so Trimby kind of fell and it all just fell apart. Fugge, vai in, vai aggressivo. Tanto c'è Jarvan dietro, che fai? Vai in, te lo killi. C'è l'ignite. No, non ce l'hai l'ignite. Mamma mia. No, non pusharla, Fugge, rimane lì. Frizzala, vai sopra 20 minion. La frizzata Rumble, spero. Sì, la frizzata Rumble, ragazzi. Stava trollando lì. Se Fugge non frizzava, quittavo il game. Andavo a giocare a... Pisca la tua carta Sakura. Allora, giustamente Humanoid sopra di Minion per il matchup, giustamente. Il Sin non ha fatto un cazzo il game per ora, doveva fare molto di più. Poteva mandarlo off solo di intelligenza e fare invade. E la cosa non mi è piaciuta molto. Rumble, Fudge con l'ignite sta dando piste a Oscarinin e il matchup si è scelto Oscarinin, quindi mi dà un po' fastidio. Però, ma cosa sto drago? Senza fraio mid. Ma sta succedendo? Ma cosa stanno facendo i fanatici, ragazzi? C'è Razork che starta all'Herald senza priorità in mid lane.
Ma quando mai si fa una roba? Cioè, c'è il mid laner in spawn, ragazzi. C'è Orianna mid che non è neanche in lane. Crasha la wave MNS, si muove top giustamente. Mamma mia, che schifo. And M&S managed to get them off the Rift Herald as well. The cross map is not there. I mean, there was just no respect from Oscar. It's such an obvious kill window that Fudge is Berserker rimane in bot. Man advantage per l'ulti di Ezreal. Spero che se torniamo nel 2018 i Fnatic non vincerebbero le U-Master. È incredibile. But I agree with Azale here. Like, disrespect from Razork to try and start up on the Rift Herald as well. You had no control over mid. Humanoid had gone for a reset. You don't have the, you could have actually gone to try and help out Oscar in that top side if you really wanted to try and help him shove that in. But instead, they kind of just disrespect all of this. Like, Razork could be in top side here. Non capisco questa roba qua in top lane, ragazzi. E Fudge aveva pure paura, guarda che roba. Sta scappando Fudge, guarda, non gli mette il lanciafiamme in faccia. Come non sapesse il DPS, capito? Mamma mia, ulti di merda pure. Ignite, con che meccaniche. Cioè, ci rendiamo conto che Fudge ha sbagliato l'ulti di Rumble. Non ha fatto metà DPS della Q. Quando ha tirato l'Ignite si è fermato perché ha cliccato veramente sull'immaginina dell'Ignite. Guarda che roba. Guardate il movimento di Fudge, vi prego, guardate. Invece di camminare verso Jax, guarda come steppa per tirare l'Ignite. Guardate che step, cos'è? No, sto perdendo mi sta cadendo il cervello, ragazzi. Cioè, guardate Fudge, cammina in qua per tirare l'Ignite perché non riesce probabilmente a trovare. Sta guardando la tastiera per trovare il bottone, ragazzi. Sicuro al 100%. Sta cercando la tastiera, nella tastiera il tasto da premere sul scanning in. Vabbè, dai, figato male. It's just too much at once here for Fnatic, and C9 back to the scene of the crime. Will push off Razork one more time. Sven has made the roam, M&S has made the roam as well. You can see both bot laners still down on that bot side, but C9 more interested in keeping Razork off of this. Fnatic indietro e Cloud9, io voglio spararmi. Mi sento umiliato. Se perdo dalla Cina o perdo dalla Corea non me ne frega un cazzo, ma se perdo dall'America, ragazzi, c'ho veramente. Mi cadono i coglioni, mi cadono. Non puoi gankare uno ione, vecchio. E se Rakan mi giochi sul Rumble immobile. Anche se ormai prima, non adesso. Ormai è 3-0. Able to grab it in the end. But this is the thing, Fnatic are just kind of looking at them doing it right. They're not actually trying to. Questo è veramente morto a livello europeo. Però non pensavo, ragazzi, di vedere. Bravo, non pensavo di vedere una disfatta tale. Ma anche dovessero vincere i Fnatic sto game, non è quello l'importante. Bravo. Forse non moriva per un HP. Good stuff from Humanoid there. Really ora è good stuff, vediamo tra un po'. Razor che fa un bel draghino. Grazie alla priorità che ha mid. Vedete come doveva andare il game. È facile leggere un game. Voglio insegnarvi un attimo quello che è questa partita. Ragazzi, non puoi giocare solo Ezreal. Champion che spike ha 2 oggetti. Champion safe, non è un champion che vince il matchup Ezreal. C'è un matchup che vince in questo game qua ed è il matchup di Orianna contro Ione early game. Early game Orianna overpusha Ione. Dato che è il winning jungler, perché l'Ishin vince contro tutti i jungler in early game 1v1, bisognava giocare attraverso l'Orianna per andare a invadere Jarvan o prendere obiettivi neutrali di merda, quello che è Drago, quello che è grazie a priorità che ti dà la mid lane. In questi 10 minuti non è mai successo niente. Cioè sta roba qua, cioè, è anche facile leggere una draft così. Non puoi giocare per la bot lane. Top lane potevi farlo, ma sei un figlio di Troia. Cioè, è facile qual è la. Mamma mia. E arriva dopo in TP in top lane per prendere la wave probabilmente. Per prendere la wave. Per vedere se Orianna ne prende un'altra. E poi Rumble Jax ne prende una mid e torna e riswappano. Oppure Orianna va bot adesso. Vediamo qual è il macro. Jax va mid a prendere una wave, ne prenderà un'altra e poi counter swappano. Jax mid lane. Voglio vedere se ricounter swappano. Va in figa. Ma fammi vedere il replay di sta roba qua. Ulti di Rumble, boh, così ci sta. Salto bloccato dall'ulti di Jarvan, carino. Combo di Blabber, Mumana. Blabber non l'ha giocata male qua. Qua c'è un errore di Human
umanoid. Non doveva arrivare fino a lì umanoid. Umanoid non può arrivare qua. È swap back istantaneamente. Perché Jax ha recuperato la wave, l'ha pushata. Oriana ha preso la wave, l'ha pushata, riswappano, no? Cercano una play top, ma non credo riuscirà a fare. Non ha il 100-0 Ian. TP di NMNS senza senso, secondo me. Eccolo qua. Mamma mia. Making the read that Humanoid was going to commit to the fight and there was going to be a bit of a scrap and he could TP in behind him and get that kill. It doesn't cost them too Chi much. vince? Allora ragazzi, fatemi un riassunto. Chi vince va 2-2. Giusto? Chi perde è fuori? Chi perde è fuori, no? Chi vince va 2-2 e i sorteggi dei 2-2 li fanno tra 2 giorni. Giusto? Chi perde è fuori. To make someone answer. Because if he has someone from Cloud9 answering him in that 3K indietro i Fnatic. Non mi aspettavo comunque un vantaggio early game da parte dei Cloud9, onestamente. Non con questo Lissin Orianna Praio. Oh, cercano un collasso su Jarvan, intanto ingaggiano mid su Orianna. Peccato. Volevo rivedere un attimo il macro call. Qua chiamano Blabber. Qua chiamano Blabber. Combo su Blabber. Lissin va in. Nello stesso momento vanno in mid su Orianna. Quindi turnano. Sven è obbligato ad andare via perché io vorrei dello stompa. Aveva il flash Sven. Ok, Sven ha trollato. Sven poteva flashare out molto prima del kick di Lissin. Vediamo se turnano. Molto bravo qua Trimby. Molto bravi qua i Fnatic. Finalmente. Ecco. Finalmente. E ora Oriana è gigantesca. 150 minion Oriana, ragazzi. 150 minion a 13 minuti con la kill. Questo è ora è il momento, ragazzi. Abbiamo Lissin con l'item, abbiamo Oriana gigantesca. Vediamo se chiude l'item ora. Se chiude l'item ora abbiamo Lissin con perma pressure sulla giungla e Oriana con la perma pressure sulla mid. Vediamo se riesce a chiuderlo. Chiudilo, ti prego. Che nacco, gli posti replay di merda. Molto bravo Razor qua, eh. A parte la W jump che poteva evitarlo, però vabbè, è uguale. Ci stava. Molto bravo Trimby qua con la R. Ho cliccato un tasto, eh. Non c'ha l'oggetto Oriana. Peccato. Sometimes you think you're going to get away, and then he still has an R button. Fudge is just massive. This is C9 is going to be relying on. Chi è che mi ha detto qualche giorno fa che lo Scarini è forte come player? If you're looking at a mid game like this and you have a Rumble this fed, I'm pretty happy if you're a C9 fan. And we can see almost 2k ahead in the Mastercard lane economy snapshot there. And this is the problem now. With Fudge being this far ahead, Osgurnin can't create any pressure on the map, so immediately Rumble può fare 1v2 top. No, non è vero, c'è il shield. Tra poco Rumble può fare 1v2 verso i 25 minuti. As their big point to draw Cloud9 into fights, but honestly, that's kind of where Cloud9 want to be, as you say, when you have Zeus l'ha detto, Zeus non capisce un caso di League. The setup you have with Blabber, M&S, Sven, trying to take these fights. Ricordi che anche Rumble è vecchio, per carità, cioè, ho capito tutto, ma cioè, non è che puoi andare 0-4 perché c'hai Jax contro Rumble e ti scelgo te, giocami qualcos'altro. Un tizio contro Rumble mi ha giocato Atrox, mi pare qualche game fa che avevamo visto in live e Rumble ha dato 80 minion sotto. Shows up to that team fight, he has that item completion through, and he really can make magic happen. Does have equalizer though, this could be. Cioè, scusami, Humanoid e Razor. No, è incredibile. Cioè, guardate gli Humanoid e Razor. Ma dove siamo, ragazzi? Siamo al mondiale. Ma che fanno? Salta sulla Ward, Razor, ti prego. No flash. They're looking to try and get out of the way. Blabber gets on in here. There's the shockwave onto the Rumble to try and buy some time. Che fanno? Che fanno? Dio Sentite, allora, io non voglio più guardare. Non voglio più guardare il game. Cioè, Fnatic, guys, first rule, even in minor leagues. Why the fuck you are playing on the lane of the 5-0 Rumble? What the fuck are you doing? What the fuck are you doing? You are playing on the lane where they are 2k ahead. What the fuck are you doing? No, è incredibile. Stanno giocando, ragazzi. Stanno giocando per. Non riesco a parlare, scusate male. Stanno giocando per la lane dove sono sotto di 4 kill. Che Rumble è 5-1. 5 kill. Che Rumble c'ha 5 kill. Jax ce ne ha 0.
Stanno giocando contro il campione più fidato. Ma che cazzo fai? Ma gioca sulla giungla. C'è il drago che sta spawnando. Fai 2 draghi. Gioca a invadere tra Orianna e Lee molto lontano e più lontano possibile da Rumble. Questa roba qua è un insulto a tutti i player del mondo. Cioè ci arriva anche un coglione che non puoi giocare sul Rumble 5-0. Cioè Lee Orianna invadi in botlane. Che Ezreal è even almeno in botlane. Ezreal è even. Orianna è più forte di Ione. Lee è più forte di Jarvan al momento. Tira dritto in bot. In perma invade. Draghi e vaffanculo. Non è complesso. No, vabbè, il macro dei fanatici che dico. E spero che vi arrivi lunedì in fretta, perché mi dà un fastidio sentire questi punti di merda che non avete idea. Voglio esplodere. Ancora in top. Ancora. Perché vai lì? Perché vai lì? Cioè, hai 2 morti. Cioè, ragazzi, hanno Orianna e Lee morto, Jax morto che è 0-5 e vanno all'Herald. Quando è probabile al 99% che stanno lì. Cioè, ma perché? No, è un insulto. Fanatic, livello europeo fa cagare. Team Aleo Master sono più forti di Fanatic. Livello 2 è morto, completo. Anche se i Fanatic dovessero vincere il game e la serie non mi interessa. Il livello europeo è morto. O stanno buttando la partita volontariamente, non so che cazzo dirvi. Che succede in top? Oscarinini ingaggia. Scusami. Io vi chiedo un'ultima. Sono fermo e lo farò per l'ultima volta. 0-4-0 Jax o 0-5 o 0-4, non mi ricordo più, che ingaggia sul 7-1 Rumble. Cioè, e poi ci si sorprende che muore. È imbarazzante, bravo. È imbarazzante. Guarda Food che sbaglia pure le spell perché è un minion. È imbarazzante sta roba. Well, we're going to give that one to Fudge, as there was just no way for Oscar to do anything in that moment. And let's have a look to see where this kick is going to go. Cioè, e devono ringraziare che Fudge è bad, perché un top laner ragazzi forte flashava a melee a Orianna. Perché c'era Jarvan e Nautilus che stavano arrivando. Yeah, at this stage is a bit of a whoopsie. If Humanoid doesn't end up in a position where he's actually going to follow up, Blabber has that core drinker, so when he gets kicked into position, he's actually like, oh wait, I can turn on this Jax. And when Sven rocks up to the party as well, it really good, does a good job. Non voglio vedere il replay perché mi viene a star male, viene da spaccare il computer. They do have great engage, they have some AoE. But with Fudge here on 2 full items, if he gets a decent equalizer, ora andate al drago, ora andate al drago, ora. Farlo prima lasciando Rumble in top, farmare il Jax che ormai era 0-4 e fare tutti gli obiettivi in botlane dai vari bot e vaffanculo per fare la torre. Bello il fight del Cloud9. Comunque la comp dei Cloud9 è broken. Cioè, l'abbiamo visto dalla draft. Xayah primo pick e vince il game. Io vorrei andare un attimo indietro. 44 e 41. Ricordatemi 44 e 41 per favore voi. Piccano un champion broken, piccano Orianna blind e ci sta. Rakan secondo me ragazzi, cioè il pick di Xayah ti forza magari anche a pensare che Rakan sia un buon pick da rubare. Il punto ragazzi è che se tu prendi Rakan rimane il fatto che non hai un prio pick, hai un support che non fa mai male, hai un support che non è male, è safe, ma non è che ti abusa Rakan, ok? È un champion che verrà counterpiccato, quindi è un champion subottimale. Quando poi anche lasciarlo il Rakan, per quel che mi riguarda, andrà a prendere un power pick, perché se qui prendevi tu Rumble e facevi un Lee Sin, Rumble, Orianna o quel cazzo che vuoi, semi-team fight dopo con un Alistar, con quello che ti pare, non mi interessa, Rumble, Alistar, Rumble, Lee Sin, Orianna, Alistar e AD Carry, quel cazzo che volevi, era già un'altra comp, cioè non puoi lasciare Xayah, Jarvan, Rumble in primi 3 pick.
Cioè, ma che cazzo stiamo dicendo? E basta con sta Xayah open, vi prego. Cioè, l'ho letto a inizio mondiale che non puoi lasciarla open perché perdi in draft. Non puoi farlo. È morto Ezreal MNS. Non serve che vai a rompere il cazzo. Cioè, abbiamo perso il game open. Just rolling over the top. Fnatic get the dragon, but Cloud9 with the 5-for-0 ace. 8,000 gold. Come fa il game a durare ancora? È finito il game. It's a perfect equalizer and engage here. Look at Sven, goes in, gets the hook on Noah, forces the shift, and then the immediate equalizer plus the ultimate coming through from Sven was just La combo è bellissima, per carità, però è facile da eseguire la combo. Guardate come trolla Ioni, che poteva rimanere lì ammazzato tutti. Non sono veramente bad. La combo l'hanno eseguita bene, ma è facile la combo. Arrivano a ulti, arrivano tutte di conseguenza. Quindi. Credo che è la prima volta che mi sento così tanto umiliato da un team americano. E mi vergogno di essere europeo al momento. Basta con solo player. Però io mi ho finito il game. Perché starvano il team avversario prendendo, fullando sempre la giungla, vanno 3 livelli avanti ovunque. In 5 minuti. So for him to flash and teleport's gonna come in. I think they're gonna need 3 because Fudge does have the stopwatch. Che fanno? Ma avete vinto, cioè. Vabbè, fatemi stare zitti. Cioè, guardate qua, ragazzi. Prio mid, prio top, un tizio che se lo pusha in bot. Prio mid, prio top, full vision, oltre al Nashor. Starvi la giungla. Prendi sempre tu la giungla perché non possono contestarti, perché vinci tutti i fight. E hai vinto in meno di 3 minuti. Perché vai un livello avanti ovunque, continua a aumentare i livelli perché l'altro non farma più la giungla. that level we expect. Well, there's the kick flash, and teleport's gonna come in. I think they're gonna need 3 because Fudge does have the stopwatch. But there it is. So the rest of C9 are making their way up. Oscar's very, very low. There's a flag and drag to get the knock up onto Humanoid. They know who the most powerful one is on this Fnatic roster. They're gonna take him down. The other two are going to limp their way out, and C9 once again retain map control. I mean, it's just in front of the Baron as well, so if they really want to, they can try and turn for this. They are going to. Lei è italiano, noi non c'entriamo niente con sti beta dei Fnatic. Vecchio, noi siamo europei alla fine dei conti. Now Trimby, he knows exactly what's going on. They did manage to get that ward into the pit. It is off now as Noah is looking for an opportunity. Tries to get out of the way. No, non può più contestare qua, ragazzi. Ora, mamma mia, Ione quanto è rotto. Mamma mia, quanto è rotto Ione. Mamma mia quanto è rotto Ione. Mamma mia quanto è rotto Ione. And C9, they'll take a Baron and they'll look for more. It's almost 10,000 gold to lead. Yeah, it's another great call there for Cloud9. Fnatic obviously really running low on options. When you're this vabbè, neanche male questa play qua, per carità, ma cioè, nel senso, se la fai ora la facevi a livello 4, livello 5, livello 6. On this game, it would be their second win against the EU here. Mamma mia che brutto. Possono giocare come dei gold i Cloud9 ormai, no? Tanto ogni roba worka perché sono troppo fidati e i Fnatic sembrano dei clown. Mamma mia Sven quanto è brutto. Noah in sto mondiale non ha ancora giocato. È incredibile. Non mi ricordo una play di un tizio dei Fnatic actually, ora che ci penso. Mi ricordo la poppy di Oscarinin contro il team coreano, no? Il team cinese. Dimmi che non giocano piano e vanno al drago, ti prego che mi incazzo. Starvano, rubano la giungla, i Cloud9 molto bravi. Giocate full agro per favore dai VAT. And then in 10 seconds you just fall back to the dragon and take that as Fnatic are trying to deal with the waves in their base. And is there something to be said for trying to drag this game on for as long as possible to do that emotionally? Starvano in giungla, vedete ragazzi, questa è una cosa che vi insegno. Se state vincendo il game ma non riuscite a chiuderlo, pushate le lane e rubate la giungla. Fate così per 4 minuti, avete vinto perché andate 2 livelli avanti. Avranno gente troppo underlevellata dopo. Jungle non gioca più, le lane devono stare sotto torre. Non escono più ragazzi, non hanno niente da prendere, no? Se escono vengono killati. I have 2 battles going on right now. My head that says, come on, this game is over. This game is comfortable, it's in the bag.
And then my heart that is just like to believe. Let's have a super well. Questo replay. really saw Fort was up, right? They've been so good at doing that. Sono insultato da questa partita. Ezio, linkami per favore il secondo game su Telegram. Comeback, but C9 going to be closing in, clearing out that vision and looking for a fight to close this one. just barely not able to get there as Blabber dives in. That is going to be the escape from Trimby. True shot barrage avoided by Blabber. That was very, very close. Mamma mia. Dove cazzo stava? Come ha fatto a non killare neanche uno? Con 10k di vantaggio. Cloud9 look so in control, ma il game doveva finire 2 minuti fa. So in control. Seggiate una torre, devate con Jarvan più ulti di Rumble. Cioè, ragazzi, la torre mid. Pushano mid, ulti di Rumble, torre inibitore back. Ogni volta che Rumble ha l'ulti può usare l'ulti perché tirare giù una struttura. Arriva la wave, ulti di Rumble sulla gente, la gente cammina indietro, fai fake dive con Jarvan, torre. Non possono più contestarti anche se hai l'ulti di Rumble perché sei troppo fidato perché sono 10.000. Inibitore, back. Gruppi in un'altra lane, ulti di Rumble, inibitore, back. Gruppo lì e hai finito il game in 3 minuti. Doveva già finire il game. Ma quanto sono bad i Cloud9? Aspettano un altro Nashor. Mamma mia il signore. Mamma mia il signore. Mamma mia il signore. Con che macro. Con che macro. Ma che sto vedendo? Exactly. They see Oscar, so they want to at least force TP, but they need to make sure they heal Sven. Razork. Yeah, Sven is going to be able to flash his way out of there. There's the CC onto the jungler, but Razork might be able to get into the pit. It's still solo. He steals it. He manages to get there. Trimby also trying to make their escape, but can they survive is the question. The equalizer didn't do a whole lot, but Trimby will eventually fall down. I Cloud9 sono veramente il team peggiore che abbia mai visto in vita mia e stanno vincendo 20k sopra i fanatici. Ci vuole la musica di circo, sì. I don't think the Q went on to the jungler, but I actually think he flashed into the pit. It was just he just managed to get in over the wall. So Razork. Oh, the Q did hit Blabber. It hit Blabber, yeah. And I needed to. And now errors on the map. It's not going to work. Favor? Che fa Trimby? Could be in a little bit of trouble here as he's trying to get out. It's not gonna work. M&S is now dominating. And our Rebel Baron power play is going to be slightly Non hanno ancora finito il game. Non hanno ancora finito il game. Now M&S looking for the opportunity. Does pull himself back with the Unbound Soul. And the Shockwave is now on cooldown. Yeah, nicely. Comunque ragazzi, chi blind picca Orianna secondo me d'ora in avanti perde. Perché Rumble Ione è troppo forte come comp. Basta un CC da un'altra parte e hai vinto. Cioè Orianna non stompa a parte early game, ma è la stessa roba di Akali. Perde la lane e poi in side lane tira dritto. Cioè Ione potrebbe essere una combinazione incredibile e letale con un champion AP broken come Rumble in top. Cioè potrebbe essere la draft proprio più forte del torneo. Questa comp è la comp più forte che puoi avere in torneo actually, ora che vedo. Questa è la comp più forte che puoi mai draftare. Figurati che è blue side poi. Buona cana al posto di Nautilus, secondo me va bene anche Nautilus. And Blabber going to move back towards the fog of war. C9 still with full map control, but Fnatic starting to feel like they can get back out here. Razork trying to get in there for that red buff, and now the Cataclysm is what's going to be there an answer. He goes down to his GPA as the depth charge stanno tirando le spelle a caso i fanatici. C9, they didn't have the follow-up. Berserker wasn't hitting anyone, and now he needs to deal with this orb. Trimby taking a bit of damage, but dura ancora. Voglio spararmi nelle palle, Cioè la prima volta che cioè, non vogliono vincere i Cloud9. Cioè ma quanto siete bad. Aspettano un altro Nashor. Credo sia il peggior game che abbia mai visto. Questo è il peggior game, anche quello di sopra quello dei Mad Lions. Non mi ricordo più quella partita lì, ma questo è il peggior game del mondiale. Livello neanche Deus Master. Questo non è neanche Deus Master, questo livello qua. Sì, dell'attuale EU Master, sì. Se giochi così nell'EU Master dei miei tempi non passi neanche il girone. Out on the map, TP's back towards bot Sven? side. They're looking for a pick on Noah. Fantastic hook, non è Ezreal che non sa tirare la in tempo, è fantastic hook, ragazzi. They're looking for a pick on Noah. Fantastic hook from Sven. He gets the knock up as well. M&S is going to dive in with the ulti. Noah's in trouble, but it's Sven that goes down. Oh, viva Noah. He's so slippery, manages to stay alive, but it is Razork that falls down as well. The equalizer flies in at the same time. Ma può essere, mamma mia, guardate le Q di Noah, guardate le Q di Noah. Vi prego, guardate le Q di Noah, sto morendo, mi si stanno levando gli occhi. Guardate Noah, guardate queste due Q di Noah. Guardate,
Ce ne sono, guardate, ce ne sono due qua. La tira in mezzo. W in mezzo, Q in mezzo. Terzo Nashor per chiudere un game che doveva finire 12 minuti fa. E poi ho sentito caster italiani lamentarsi del fatto che i giocatori flammano, la community flamma i giocatori del mondiale. Cosa dovrebbero dire? Cioè, ho capito che la community non è più forte di questi player, ma siamo al mondiale. Cioè, questi player qua dovrebbero essere di un livello irraggiungibile. Stanno giocando come se vado in Aram ne trovo due che hanno il macro uguale. Possono finire. Finite il game! Finite il game! Finite il game! Dai, fate una torre! Finite il game! 3 mid lane. Senti, siggiati in 4 una lane con Nautilus che flanca di ulti, vi prego. O Jarvan o qualcuno. Vi prego, siggiate una torre. E stanno farmando la giungla. Non sto credendo. Ho bisogno di acqua naturale. Mi devo alzare dalla side tra poco. Come fa? Ragazzi, scusate. Come fa ad essere arrivato a 40 minuti? Sono avanti 10.000 gold da un quarto d'ora i Cloud9. Ah, è finito. Ok, finisce ora. Ancora. Ancora. Continua. Continua. È morto Scarini, ti prego, è vivo. Ok, è finito qua, grazie al cielo. Bravo. Grazie al cielo. Vai Berserker, ammazzali. Godo. Grazie al cielo. We were waiting for, everybody was waiting for it. Peggior si stringono le mani quelli di Cloud9, veramente? Stanno esultando? A Sketchum stai esultando? Dottori, eccoci qua. Secondo game, spero anche ultimo game perché non voglio vederne un altro tra queste due squadre. Credo la cosa più brutta che abbia mai visto nella mia vita. Losing bot, Syndra mid blind, top blind, pensando che sia Xante in top, ma in realtà è Xante mid palese. Nel momento in cui tu fricchi. Allora la draft è ancora una volta a favore di Cloud9, però i Cloud9 fanno cagare, cioè non hanno chiuso un game prima, che è incredibile. Però chi draftano i Fnatic è veramente il peggiore dei peggiori. È veramente il peggiore dei peggiori chi draftano i Fnatic. Penso abbiano il peggior drafter di sempre. O Humanoid non ha pick. Meeting up non è meeting up se first piccano Syndra. Cioè c'è un problema alla base. Cioè, non credo di aver mai visto una roba del genere. Cioè, Zeri che è subottimale. Non ha utility enchanter, ma Rakan preso in losing matchup perché questo ha preso Rel e si sono bannati. Cioè, guardate. Cioè, sono obbligato, Cioè, perché banni Nautilus e Alistar? Se rimane fuori Rel e loro devono prendere e loro devono piccare prima. Cioè, ragazzi, vi prego. Vi prego. Un po' di intelligenza. Perché banni 2 support e lasci il terzo forte a lui? Lasci tutti il support open allora. Cioè ragazzi, dai. Ripeto, poi magari vincono anche i Fnatic, perché Cloud9 ho visto che prima fanno veramente cagare, che non hanno chiuso il game per 18 minuti, è incredibile. Forse Talia è l'unico pick che diranno non convince. Blabber dietro a Fudge, va bene, ci può stare, però devono stare attenti al counter gang di Jarvan e Cloud9 perché ricordate che Jax ha quello spike di merda early game, quindi particolare come 2v2. Dovrebbe vincere Renekton Talia comunque per il boost single target. Spottata Talia. Prio mid per il Cloud9, ok, per fortuna. We'll see. They're going to move. Humanoid's coming. It's going to be a fight potentially. Possible 3v2, but no, it's going to be a 3v3. There's the counter strike. Scatter the weak is incredible by Humanoid. But he's not quite able to finish them up. Razork in so much trouble as Fudge is looking for the kill back, but already Vanessa's fallen down. Colbert comes through. Bello Scarinina. Bello qua, voglio rivederlo.
It's gonna be a fight potentially. Possible 3v2, but Qua palesemente Xante, ragazzi, non poteva fare ste robe perché troppo l'HP, Humanoid aveva il flash. Boom, bello questo stun Humanoid, Razork, bella la combo. Questo è carino, non ho capito come non è morto prima. Oscarinin forse ha cancellato qualcosa, non lo so. Kill per Oscarinin molto buono, Razork qua molto bravo a rimanere in vita. Q addirittura per poccare. Molto bene qua, ragazzi. Molto buono qua. Molto rischioso anche, per carità, al limite del flip, dato che comunque era un Renekton early game quello lì. Però lì è andata bene, diciamo, perché MNS aveva metà vita. Perché Renekton si è mosso dopo? Dato che ha pushato così. No, ok, replay, cazzo di... Renekton, ecco qua sto guardando. Replay sta scendendo, Renekton sta scendendo dopo Jax. Ma hanno tirato Humanoid a smurfat. Humanoid e Razork hanno smurfato con la combo. From Fnatic, but still was so close. It's really just that triumph feel that keeps Razork alive. Just about able to stay alive in that one. So Fnatic Razork ha smurfato, Humanoid ha don't get the smurfato. crab in the end, but at least it is a big win for Fnatic, especially with that kill going across to Oscarinin. That's going to accelerate that matchup. He's got Humanoid è top 5 mid laner al mondo. Deve essere la cosa più stupida che abbiamo mai sentito. Chat. The other foot. Bit of an early game advantage here for Fnatic. We'll see how they can play through it as the game continues. C9 still pushing pretty aggressively here towards this bottom side, and that is still going to be their avenue of victory. You know, Berserker is the guy that just has win. Xante mid fa cagare. Ci sono dei campioni che fanno schifo mid, ma che sono buoni in determinate situazioni. Xante contro Syndra è buono perché ha perma priorità. Ed è un champion che non può venire burstato, no? Quindi ti annulla Syndra. Inoltre è 10 creep sopra e c'è pure morto. Cioè, per farvi capire quanto è worth per Xante quel matchup, cioè, contando che si è mosso prima addirittura ed è pure morto. Si vede che è a favore di Xante e countera le comp con Syndra. Quindi overall è un buono. Cioè, ci sono dei campioni che sono bad, ma che contro certe comp sono buoni, no? Quindi no, Humanoid non è neanche top 20. One of those champions that does relatively well towards the later stages of the game. Humanoid just playing with MNS here in this mid lane, as you would expect at the early TP, anche Syndra. I do think my eyes are still focused on this 3v3 topside, though. Literally every flash in existence burnt up there, and it's like, hey, you still got Razork up there, you still got a strong mid jungle you try and play through. Even the opportunity, if like Fudge mismanages his wave and it starts to push out, Razork can try and get up into that position. So I think there's a lot of opportunities for Fnatic. So I'm looking to see how Blabber can try and get in and disrupt that, try and get some vision down, so he can spot plays like this from Razork. Absolutely. I mean, it's something that we talked about, and he's going to reveal himself there with the vision plant. So Blabber moving in towards mid. They're going to look for a dive. Yeah, they're going to pull him out with the all-out. Humanoid taking so much damage. Xante mid fa schifo contro Syndra. Ehi, Xante mid fa schifo, ragazzi. Mi fate un applauso. Ha fatto 100-0 a Syndra divandola con il null magic. Mi fate l'applauso al tizio che mi ha detto Xante mid fa cagare. Immagina prendere un pick che countera Syndra in 1v1, che countera Syndra in composition e che la diva pure di 100-0. With the vision plant, so Blabber moving in towards mid. They're gonna look for a dive. Yeah, they're gonna pull him out with the all-out. Humanoid taking so much. Broken just a solo kill. Blabber was there as a cheerleader. It's clean from M&S, punishing the flash. I talked about it last game, how Cloud9 was so good at punishing missing flashes here. M&S says, I get the level advantage, I have the push. The HP doesn't matter because I'm gonna all out and take you away from your tower. The 1v1 solo kill and a 17 CS lead as Cassante into this range matchup early. And also pulling Razork from that top side as well means that they're not going to make the dive. Humanoid è più scarso di MNS, cioè. È il secondo game che prende il cazzo. Mi fa tiltare come roba. Che MNS fa cagare, cioè. Razork is going to be spotted here. M&S going to push him away from this pit. I think he should be all right. M&S doesn't exactly have the largest health bar to deal with. As now he's going to get taken down. Noah grabs that kill. It's a 1-for-1 trade though in the end. As that flash was interesting, but it is not going to lead to a kill or anything like that. Sven, you're fine. And Fnatic just going to try and lick their wounds. Yeah, Cloud9 going to be feeling pretty happy about it. At the end of the day, it is a trade back. Devono cambiare il coach Fnatic, secondo me. Se cambiano il coach, secondo me il team gira meglio, perché le draft fanno veramente schifo ogni volta. Anche se hanno una possibilità di vincerlo il game, per carità, non sto dicendo questo, ma è tutto così subottimale, cioè. Zeri messa lì a caso, Syndra first pick a caso.
Jax blind, pick in top. Jarvan buttato lì senza teamfight comp. Cioè non... Gets it boh. down, and even the flash away from the scout of the week as well is crucial there to make sure that he's able to escape. Exactly, that's what I was gonna say. You know, he would have probably got CC'd up and potentially died because he was dismounted. He wasn't Cain Chavez, ti ho detto, Xante è rotto ma mid fa schifo. Chavez, ascolta, non puoi parlarmi, i tank mid hanno win ratio bassa, non c'entra che hanno la win ratio bassa. Un campione che ha win ratio bassa ha win ratio alta in determinate situazioni. È quello il punto. Non è che se un champion ha win ratio basso allora fa cagare. Non funziona così. Non è questo League of Legends. Allora non picchi mai champion con win ratio bassa. Ci sono campioni che hanno una win ratio di merda che contro determinate comp sono broken. Ripeto, qui se i Cloud9 perdono questo game è perché i player sono inferiori. Fine. Even Cloud9 though with the early objective advantage, and we'll see if they can do anything with that. Bot lane again fairly quiet. It is a slight edge though for Noah this time around. So C9, you're not having as much freedom, I would say, in the 2v2 as they did last time. Yeah, and I think that's where it's going to start playing a factor as you start to look towards Rift Herald, and even looking at this mid lane as well. Level 6 hit. Ooh, nice fancy feet here from M&S, but is he going to be able to get out of this? Absolutely, the answer is yes. Blabber throwing down some rocks. He's going to find too much more. The flick going to go wide there as well. Sì, Zuzu, è giusto quello che hai detto. Il problema è che se vengono piccate ste robe vuol dire che la preparazione in generale si è incentrata su questi pick. E quello è il problema. E non puoi giocare roba a caso, no, che non hai trainato. Se sono arrivati a Syndra vuol dire che non hanno allenato altro. Buono questo Herald, ragazzi. Allora, Noah ancora non l'ho visto. Berserker non l'ho visto. Trimby Sven, boh. Humanoid ha fatto quella bella play là al Trim and Stun, poi è sparito dai giochi. Adesso vediamo, dai, sono pari. Però tecnicamente in late game, ragazzi, magari giocano Zeri, Jax, tutte queste puttanate qua. Però boh, non lo so. Io prima ho visto una cosa, cioè se i Fnatic arrivano pari dopo i 20 minuti vincono il game. Perché i Cloud9 non giocano dopo i 20 minuti, si sono mossi per la mappa totalmente a caso senza macro. Quindi manca totalmente la parte di rotation per i Cloud9. Manca totalmente il sapere come chiudere un game, manca totalmente il senso del gioco da quello che ho visto dopo le laning phase. Il che dovrebbe aiutare abbastanza i Fnatic, ragazzi, sotto questo punto di vista. Anche se per vincere questo game dovrebbero arrivare late con Jax che tira dritto e Zeri che riesce a fare qualcosa. Secondo me, dato che i Cloud9 sono così bad, potrebbe anche finire prima. He's going to get knocked up. There is the CC combo. He's not going to die, but he will take a fair bit of his health bar in damage. Ulti held onto here by Human. And that's the nice thing about First Strike in these matchups. You know, when you're playing up against a tank here like Asante, you're just farming gold off the guy, right? He has the early Leandries. He's getting that gold acceleration. Blabber here. Sai cosa avrei fatto io qua, ragazzi? Io qua avrei ultato il tizio. Io qua avrei tirato un'altra Q, qua avrei ultato il tizio e l'avrei mandato un HP, così doveva recollare e tippare. Nel momento in cui lui recollava e tippava, prendevo una placca e mezza a base con una placca e poi tiravo l'Herald. Che non andava giù ma rimaneva con tipo qua di vita. Razork over the wall. There is the Magna Storm. It doesn't get a lot of value. The flick does come back from Blabber, but Sven's already dead. The all-out comes on through, and Razork's just out of there. Che ha fatto Sven? There it is. Yeah, it is going to come on through here. Trimby finds the grand entrance onto Sven, just trying to keep him in position. Razork over the wall. There is the Magna Storm. It doesn't get a lot of value. The flick does come back from Blabber, but Sven's already dead. The all-out comes on through, and Razork's just out of there. Fnatic, they've just turned it around here in this early game this time. I mean, Trimby tanking up the turret as Razork gets pulled underneath. It means that Razork doesn't actually take the terror shots. He's able to flag and drag, and now Fnatic turn over towards the Drago per i Fnatic, molto buono, l'infernalino. Giusto per aumentare un po' il DPS, mi piace, l'infernal ci piace. Buono, buono, buono. Lo amiamo, l'inferno, è carino. Che ha fatto qua Sven, scusa? Ulti d'Italia, quindi la colla di fightare perché hanno chiuso Humanoid. Però c'è Razork. Flash out, bello CC. Beh, ho capito, ma se Syndra al flash
Di default non fai quella combo. C'è solo il rischio del turno, no? Fai la combo su Trimby a questo punto e cerca di fare il 100-0 con Talia. Sì, a posto. But the ulti is there to finish, and then in comes M&S with the ulti, pulling Razork back, but the Flag and Drag is back off cooldown. Trimby barely survives, Razork barely survives. Meglio, godo. Those opportunities and you get a difficult situation. Well, and here's one thing I will say that does make it more difficult against this sort of comp as Trimby going to be interrupted there. And that is going to be Blabber. Such a late flash and going to be going down anyway, but one of the things that makes this difficult placca per Berserker, Noah cleara la wave. Oh, magari la carria no a sto game, ragazzi, non lo so. Well, they are low on damage and now TP coming in to answer. Nice little bit of pressure there from Cloud9. They don't TP in sposta, tuttavia mid ora Talia può clearare con la wave. Invece no. C'è Razor che collassa, godo. Può uscire M&S. È obbligato a fare così. Vediamo Talia se collassa in top e ulta. Cross ma play? No, Talia recolla. Cross ma play in top? The counter-strike going to come through. Blabber is here just a little bit late, and that is going to be the solo kill. Some revenge here for Oscar as some rocks are flying his way. We'll see whether he's going to survive. They are put on the ground. There's a flash to follow. The thread and volley. He has the last one. Bravo, Blabber. And that is going to be the answering kill. Nice job there by Blabber getting one back. Fudge really overplayed his hand. I think he was trying to look for a bit of a bait play there, but he underestimated the damage from Oscar. Certo che perdere contro Jax, ripeto, io Scursor e Necton se muore al 3 o al 4 o al 5. Se muore all'11 sei solo un filo di Troy. Ok, Humanoid è stato solo killato 2 volte sto game dall'altro mid laner, cioè è il primo game che gli ha cagato in testa, quindi sappiamo che M&S è più forte di Humanoid. I love how M&S needs spectators whenever he gets a solo kill. It's like, come on, just see what I can do. But on top side as well. Oh, the interruption does. Ho smarfato Razor. Through here as Blabber's going to get ulted. Okay, can the fancy feet actually work out here is the question. The answer is no, but it looked kind of cool for a few moments. That's going to be the kill in answer there from Razor. No, perché prima uno mi ha scritto Humanoid top 5 mid laner al mondo. Immagina che non batte un mid laner americano che non sarà neanche top. Non lo so. Penso che ci sono almeno 7 mid laner coreani, 7 mid laner cinesi più forti. E non conto neanche quelli europei. Fudge just stayed bot to push the bot lane tier 1, and it was M&S who backed. And this is where flashes become so important for Cloud9, because if Fudge has flash to CC Humanoid, to CC Noah in a fight, even if you look at M&S, actually it's Fudge. Get on out of there. He's all right. I think that's where you're going to be able to set up for Blabber, right? And I think that line... Because Noah got action, came towards Noah, he was able to capitalize on it with those good collapses from Fnatic, and got 5 Europa, non è più un pregio ormai. Possiamo andare a vedere se volete. Possiamo andare a vedere se volete come è messo Humanoid in EU. Ci sono le statistiche sicuro. Volevo andare a vedere dopo sto game? Andiamo a vedere anche le statistiche dei mid laner al mondo, nel mondiale, dai. Non riesco a figurare, non riesco a capire, ragazzi, Noah. Cioè, mi sembra veramente che non lo vedo mai fare play. Cioè, ho bisogno di vedere una play di Noah che almeno riesco a valutarlo come player, perché io sembra sia il player più inutile del mondo, cioè tipo safe, turbo safe che non fa niente. And also now he's got so much on his shoulders, right? He's playing the Talir, and Savan is now looking to try and help get the kill onto Oscar Innen. Ah, che turno, M&S up here is relatively low, but the Magna Storm's culo. Try and help get the kill. Also now he's got so much on his shoulders, right? He's playing the Talir, and Savan is now looking to try and help get the kill onto Oscar Innen. Tanto ti prendeva, lo ammazzava secondo me. Non ho capito perché è saltato fuori, secondo me doveva star lì a menare. E magari flippava la kill. Non so se lo killava però. Sicuramente il saltare out era la play peggiore. You were talking about souls that weren't necessarily the best. We do have one of those on the rift, but Fnatic is going to collect it for themselves. 2-1 Drake advantage for them will be the result in trade for their top laner. And I think that's what I like the call here from Cloud9. It's like, hey, do we really care about a second Chemtech Dragon going over? Not really. We have Rift Tower. Let's get the play on top side. Immediately use Rift Tower to blow open that second tower as well. And yeah, that is going to be the charm landing onto Fudge, CC'd and dead. That is, handbag. Come se servisse quella seconda torre in top, no? Cioè, anche qui non è il concetto dell'Herald, ragazzi, delle torri. Non è che vai e metti l'Herald per prendere una struttura a caso. Cioè, tu mi hai allungato la lane di un Jax. Cioè,
Cioè, ok, non va mai male, ma non tirarmelo lì. Apri la mappa mid, fai qualcosa, inventati una rotation di merda. No, devi aprire inside nella mappa. Perché Jax stava vincendo con l'1v1. Qui non ha problemi inside nel Jax, anche se non ha praio. Che avrà comunque la pressure lui. Se vuole mettere pressure, ce l'ha la pressure. Eccolo qua. Yep, there is the counter strike. That is going to get the stun. Great knock off there from Razork, as well as the scat of the week is going to go. Fudge keeping himself alive for Scusa, ma umanoid? Going to get the stun. Great knock off there from Razork, as well as the scat of the week is going to come in. Fudge keeping himself alive for so long though. Ormai c'è Razork umanoid. Mamma mia, signore. Che fa Blabler? Che fa Blabler? Umanoid ha sbagliato a tirare il C singolo. E? R. Poi la esplodi, va umanoid. Torre e kill. Bello. Nel frattempo ragazzi Berserk è mid da farmare. Shutdown su umanoid. Ecco, ora tutti a dire ragazzi umanoid top 5 al mondo. Ora è sopra di farmaxante. Per favore ragazzi, humanoid best mid laner alle Worlds. M&S had nowhere to go. His tower is being knocked down by Skirnan as he's running for the hills and Fnatic. Non è scritto Crio? Jax adesso può frizzare la lane in base a rank per dare sempre minion. È una minchiata prende la T2. Quando il top lane che non può matchare mentre per il non 2-1. Allora diciamo che è anche una minchiata perché sì, nel senso può farlo, ma se hai il losing top, se stai perdendo è una merda prendere le torri in generale, perché è vero che può frizzare, ma diciamo la pressure che tu pensi di mettere non c'è. Prendendo quella torre lì tu non metti pressure, perché comunque la prio ce l'ha l'altro, oppure l'altro non lo vuole, diciamo così, non lo vuole mettere, okay? O se la frizza e l'altro perde, o se la pusha perché Hard vince già l'1v1 perché Fudge è un coglione a quanto pare, quindi non serve a niente per quella torre, no? In generale è inutile, diciamo. Cioè inutile, se non proprio non puoi fare niente, diciamo così. Se non hai niente da fare ovviamente la prendi la torre. Diciamo così, ok, se non c'è niente da prendere ovviamente buttala lì, ok, fai il cazzo che vuoi. Però mi sembrava una play fatta totalmente a caso senza il pensiero dietro. Se puoi prendere la torre mid un minuto dopo, inventarti qualcosa, fai quello. Non metti un Herald in sideline. They couldn't even do it. You know, they forced out that E over the wall from Noah. But I want to see what happened with the ulti from Berserker, because Noah didn't even have to flash, and when we panned down, Noah was really far away. So what I think might have happened is that Berserker ulted while he was mid-slide across the wall, and then he got too far away from the other side. So probably a little bit too early of an ult from Berserker, but maybe worried about losing vision. Either way, had you just forced Noah out and then use that ulti Santo sta andando indietro perché il team sta crollando, sto godendo. Scarin inside, tira dritto, c'è una in vantaggio. Anche se Renekton, dite voi sempre Renekton, la sto venuto, sono d'accordo con voi, ma semplicemente è il player più forte, ragazzi, che Fudge sembra mezzo clown al momento. Cioè no, mi dà delle reckless vibes infinite, solo che non c'ha le meccaniche. Cioè non è forte come reckless in teamfight. Mamma mia, 3 vattene via. Bisogna tornare a smattare lunedì perché veramente non riesco a aprire la bocca per urlare, per gasarmi, io che ne impazzisco. Oh, incredibile macro di Cloud9, attenzione ragazzi, il Nashor startato immediatamente. Incredibile. Impossibile da leggere questa rotation dei Cloud9, attenzione ragazzi, una delle migliori macro Nashor call che abbia mai visto. Grandi. Scusa, Sven? Ci sono ragazzi tutti i Cloud9 che vogliono andare via. Sven che si butta in e ulta, che tra l'altro era incredibile quello che ha fatto. Fai rivedere. Perché se c'era quel filo di Troia d'Italia con la spell, lì esplodevano 100-0 due player. Fietto male, bla bla. Italia aveva il spell in cooldown e allora ha trovato sbaglio. Ma lì c'è comunicazione, quindi non credo l'abbia fatto a caso, capito?
into Berserker. Lines and they were like, Fnatic, come into the area quick, and they punish C9 fast. Yeah, I thought that C9 was just going to try to get a Fnatic. Sì, è vero, aveva il frame cooldown lì, ragazzi. Ha trollato Sven, guardalo. Boom, l'ha tirato qua. Guardate Sven. Qua non c'è stata comunicazione, secondo me. Poi Fugge non poteva entrare. Questa roba inizia. Dai Sven, sparisce. Anzi, grazie. Sven è europeo fino alla fine, ragazzi. Grande. Grande pick Talia. Sapevo che era l'unico inutile. È l'unico che può burstare Syndra, tra l'altro. You were reliant on Blabber being that damage dealer, having the setup from Cloud9, but with Fnatic having control of the map, finding those moments is so difficult, especially when you're going to start seeing Fnatic taking over now. And I guess that was Cloud9's read, right? Blabber come Ash Ketchum per il cappello, dici? Non lo so. Ash Ketchum a 10 anni fa l'allenatore dei Pokémon, a 10 anni in Cina fai le Adidas. Time to flip it, and if their read is the game's over, then sure, but they're diving in. Berserker is in a whole host of trouble, but he wants to get himself out of the way, and Razok is just gonna die. C9 just pick up the kill. A little bit overly aggressive there in the enemy base. I mean, a mistake there from Razork and Trimby, but actually might cost them more here. Oh, the flank angle here from M&S as well, as Humanoid is going to get picked out of position. The all-out comes through, the flick will be available, and there's some revenge from Blabber. C9 grabbing 2 picks back to back, and they might be back in some form of control. Both shutdowns there. I'm not going to say control. Perché i team non riescono più a giocare dopo che passano i 20 minuti? Cioè, è la parte più facile del gioco. Cioè, ragazzi, cioè, come si conclude il gioco, dai? In ordine, facile. Picca il drago. No, te lo lasciano. Perché è il terzo, quello. 1-4-0. 1-4-0 con slow push in bot. Slow push bot. Il quarto, oppure pushi fino a qua e gruppi verso mid quando crash la wave insieme, così non perdi creep. Inizia a prenderti queste 2 strutture di merda. Poi recolli, compri, fai quello che vuoi. Poi inizia a pushare come cazzo di pare. Cioè, e mi sembra roba. Mi sembra che saltino dei tempi. Poi continui a pushare, starvi in giungla, aspetti il prossimo drago, aspetti il prossimo nascere, hai vinto il game. Se no, fai quel cazzo che vuoi con le torri. Però devono fare attenzione, perché fare questi movimenti qua di dive, secondo me, è completamente hinting. Ma nel momento in cui tu prendi queste strutture qua, puoi fare quello che vuoi. Ripeto, continui a pusharle. Se tu hai paura di prendere una di queste 3 strutture qua, perché non lo so, non hai voglia, non riesci perché sei bad, tu comunque hai la prio per pusharle tutte. Le pushi tutte e 3, rubi tutti i campi che spawnano e aspetti un obiettivo neutrale e hai vinto il game. Però vabbè, loro possono, immagino, siano così bad da poter anche andare a divare una torre con la gente che misplaya, no? Oggi sono le 3 torri up. Cercano una play Cloud9 invece. Cerca una play su Oscar in sì. E mid chi la difende la torre? Che è l'unica speranza che avete di non perdere il game è che non vi crollino la torre dell'inibitore. Oh, però Fudge? Perché non avete aspettato un attimo? Mamma mia, Fudge. Oh. Hanno trollato i Cloud9, potevano aspettare un attimo, secondo me. Cioè, il flank di Fudge non è neanche male come tentativo, dato che sei ultra behind, non faceva neanche schifo il tentativo. Cioè, a me si aspettavano un attimino. Mamma mia, no, non mi manca una spell neanche a pagarlo loro. Mi dà troppe reckless vibes, no? Mi dà fastidio. LeBlanc contro LeBlanc blind. Questo ti perde il game se counter piccano pesante. Felas. Con l'Elstar ult potremmo essere davanti a una sconfitta di Xayah. Sto godendo, c'ho il cazzo in mano. LeBlanc non credo abbia il DPS per killare Silas 1v1. E Silas contro sti ulti qua è broken. Jarvan Rumble è forte. Silas ruba l'ulti di Alistar, non è burstabile. Aphelios è subottimale con sta comp, però teamfight comp, vabbè, ci sta. Red forte, Alistar forte. Sejuani Jax, però di qua c'è Rumble Jarvan. Teamfight wise sono più forti Fnatic. Split late game vincono i Cloud9. Però LeBlanc nesta comp fa cagare. Non vince né contro Silas inside né è più forte di loro in teamfight. Però c'è anche vero che lei se sta dietro può burstare. Cioè ne può burstarlo, scusate. Però lei se sta dietro i muri può hard burstare a figlio. Si può fare un botto di PS Rumble e un botto Silas anche.
Non può boostarlo, però vabbè, può rompere il cazzo con un pochettino. Carino sto game. 55-45 Fnatic, solo perché comunque Xai è turbo broken di là, se non sarebbe stato 60-40. Questo è un grande game comunque perché è close. Non è scritto. E quel pick di LeBlanc dipende da quanto è forte lui con LeBlanc. Che impiccare LeBlanc e dare un Silas counter pick into Alistar a Sejuani pure. Quel Silas lì può fare veramente 1v9. Forse è il momento di Humanoid di dimostrare qualcosa, di portare i Fanatics al 2-2. Come dovrebbe andare sto game? Jarvan early game. Dove gioca il Jarvan early game? Non può gankare LeBlanc. Pop può cercare magari una Chill skill, ma solo una. Bot può gankare. Forse può gankare anche un gank in bot lane, ma solo uno. Jarvan però questo early game dovrebbe aiutare molto il team in generale, perché comunque il suo early game può anche fare invade, non lo so, perché non credo abbia prior nelle lane. Però dovrebbe sicuramente aiutare il proprio team a non morire troppo sul gank. Già, ma da top voglio dire essere quella East, tanto se prova un gank in top, ma Jack sta andando a guardare, quindi non c'è un cazzo da parte di Jarvan. Guardate, Jarvan ha ignorato i golem e è saltato alla river. Non sfottato dalla ward. Un primo gank su Jax, magari per farlo flashare. He does not need to walk up. There's no reason for him to ever walk up. And honestly, he should not even be playing that close to that brush. No, poteva aspettare un attimo il crash di sta wave. Molti dirigenti da parte di Razor comunque. Ha ideato il pattern normale, è saltato al river e ha fatto un gank in un minutaggio dove non si aspettava Jax, perché si aspettava di vederlo dal tribush da dove ha guardato. Ward deep da parte di Jarvan che spota che sia Johnny Botside. Recall di Jarvan che fa ripartire il pattern di Greer. Interessante. Però con un campo in meno. But it does still feel really nice to get those early item completions when you're able to constantly proc it in lane. I mean, you'll see though, kind of what we were talking about with Humanoid, where he goes back. He started off with the Fidati molto che c'è Luke. ring, so you're not going to run out of mana. And at that stage, you kind of have your Q spam because you'll have 3 levels in your Q, so you'll be in perfectly fine shape now as Humanoid to just try and manage the early lane state. And try and, as you say, scale to that later point off of 2 items where, honestly, the entirety of Fnatic, apart from Noah, comes alive. Voglio vedere il trade mid. Vedete, mi sa che il pick di LeBlanc sarà il pick che farà perdere il game di Cloud9 e sto godendo. Sto godendo, ragazzi, sto godendo. Questo pick di LeBlanc secondo me fa perdere il game a Cloud9. No, la vedo fuori comp. Cioè, capisco che può, ripeto, rompere il cazzo da Filios perché non ha Pillar, poccare magari Rumble da dietro le torri, va bene, ok, chiaro. Però ragazzi, non lo vedo, non c'ha il matchup in mid, non c'ha la Prior, non ha i dive in side lane. Se non hai la Prior mid non puoi dive in side, cioè LeBlanc la prendi in winning matchup, ragazzi. Io credo questo. Forse magari a livello 6 di 16 provano un gank su Silas. Not going to find the chain there, decides not to go in. As Vedi? MNS is in a whole host of trouble. There is the Arctic Assault to come through from Blabber, and that is going to get the flash out from Vedi che non vince la Nicely played, but right on the edge there from C9. Right on the edge, but this is brilliant. If you can actually get back, TP back, because now there's no flash, there's no TP on Humanoid, and he's lower on resources here, and it's going to be MNS coming back with both summoners. Well, his flash up, he's going to spend the TP, and a full health bar and mana bar. Yeah, even picking up the blasting one. Bello il ganchino di Seju. Flash Humanoid molto buono qua, ragazzi. Ora LeBlanc può fare quello che voleva fare, ovvero nel momento in cui è skill matchup, se ha il flash di vantaggio diventa win matchup, no? Per quel periodo di tempo in cui non c'è il flash di vantaggio per LeBlanc quel matchup lo vince. Perché la push. Screen in, vediamo se flash out. È morto. Dato la Jax. That's massive for Fudge, and that kind of is a little bit of that ignite, you know, that you're missing, where you can't pressure for that kill, right? So vedete, LeBlanc ha crashato la wave. Si aspettava questo. E rompe il cazzo da lontano. Se lo aspettava il drago, ragazzi, perché ovviamente nel momento in cui Sejuani è top lane, i Fnatic rispondono con un buon drago in bot, ragazzi. È buona come call. Con budget da major e carta bianca riuscirà a portare un team mondiale in 3 anni, no? Non ci sono i player dici fuori dal. Con un budget da major, se i player. Ok, allora, se ho il budget da major, ma se riesco a prendere anche i player che voglio. Vabbè,
Il problema è che se c'hai il budget da Major, tu comunque non giochi in LEC. Non puoi entrare in LEC come team, anche vincendo tutto, quindi... Se tu mi dici, se tu avessi il budget più alto d'Europa riesci ad arrivare ai mondiali, sì. Ovviamente il team da LEC ha il budget più alto per i play più forti. Non puoi fare LEC, non puoi arrivare LEC nei mondiali da Major. Veramente. Bello Berserk. Perché ho volcato back? Ah, poi vabbè ci sta. Hanno daivato Trimby. Bravo Razor. Non può farlo Rumble, dai, non trollare. Non ci credo. Non può fare lanciafiamme Rumble fuori dall'ulti di Jarvan. Ti prego Noah, fai qualcosa tu. Yep, there's an Alistair in pajamas that was lying on the ground. So something happened there. We'll probably check that one out in a replay. Just Noah answering. And Berserker is just going to look to hold on to this wave. So not the most No, però l'item del farm, actually. Quindi scala bene. Game first in Rumble. Vabbè, lo salva che è broken dopo. Allora, sarà un game difficile e incredibile da vedere perché abbiamo visto prima che i Cloud9 fanno cagare dopo le lane. Però in tutte e tre le partite early game i Cloud9 hanno laneato meglio dei Fnatic, quindi ragazzi i laner dei Cloud9 sono più forti di quelli di Fnatic, voglio morire. Voglio morire. Le lane wise i player di Cloud9 sono più forti di quelli di Fnatic. Wow, guardate che roba. Ma che roba. Bravo Sven, bravo Sven, dalla Noah, Sven, dalla humanoid, datela. No, no. Vabbè, ha killato Blabber. Tira humanoid. Emel gioca selfish, sta mid. Ringraziamo il coach dei Cloud9 per aver piccato le blank, per favore, che forse ci vince il game e la serie. All I'm saying is that's what happens when his L talk smack. I'm just saying, it just hits him back straight Che succede qua? But yeah, I mean, Sven tries to get the ward in the bush. Immediate Mamma mia, Trimby. Poi quanto sei bad. Aio, poi fa male il cuore, mi fa. A nice roam from Humanoid there to find that opportunity Bravo, on the Humanoid. side, especially with Razork now moving down to clear the spot camps. You've got the numbers advantage. MNS is still in the middle. This is a little bit dicey there, and this is that thing where Trimby flipped him away from the wall, and that actually changed the distance that Blabber would have needed. So Blabber, needed to be patient, walk all the way back to the wall. He was against it, so I think he thought because of that position he would have been able to flash out. And I think just didn't catch that he actually got flipped off that wall a little bit there. But a bit of a rough one from Blabber. Great roam from Humanoid, and great use of that Sejuani ult to steal that away and get themselves a kill plus the free flash. So hanno swappato. in a good spot, but Cloud9 hovering here around that bot side. Non bello, mamma mia, Humanoid. Buttato l'Herald. Il macro di Cloud9 fa veramente schifo. Levate in top. Vogliono fightare il drago. 2 torri top sono andati in top, lasciate il drago, è uno. Neanche 2, una torre e mezza e 3 campi. Guarda qua. Qua magari vincono il fight e fanno quello che vogliono. Qui se loro vanno top, rubano lupi, rubano Blue, rubano Gromp, divano Jax e prendono full tower. Prendono Crab e perdono Drago probabilmente. No, non tutti loro, ne basta uno. Basta il jungle, quindi non perdono niente da nessuna parte. Fortunatamente i Cloud9 trollano. Sven wants to try and find a way to make this one happen as Noah finds an ultimate. There goes Blabber and Sven. Noah ha un positioning che è veramente tumorale. A 4-man pulverize to celebrate the ending.
No, io ho letto l'altro. Ho letto sia quello percentuale che l'altro. Perché prima ho letto quello percentuale e poi ho visto che no, e mi sono corretto con l'altro. Te giù con la voce, vecchio, mi fa male a parlare. Non dovrei venire live per più di una settimana, ma non posso. Io non voglio. A little bit too dark on the rest of the map, and so Fudge not going to be baiting him in to this one. I like the idea from Cloud9 though. Again, it's like, hey, look, we've just lost out on bot side. Let's try and rotate members up the top side and see if we can get some of the Fudge. Sven's still here, and Humanoid doesn't realize it. Yeah, Humanoid going to dive forward. The Everfrost is decent, but the counter-strike is a little bit better. Never mind, Pulverize is going to come through, and now Trimby is going to make his way up there. Guarda Trimby, guardalo! Il Trimby arriva da lontano. Sven flash out, si gode. He does have his... And not got caught, and Sven is caught though. Oh dear, Sven does find it. Lo sto guardando. To try and keep himself alive, but he's not out of the woods just yet. Humanoid was tanking up the turret, now Blabber's looking for him. The Everfrost is decent, but the Glacial Prison is Kingslayer keeps Humanoid alive, and now Razork's looking for Sven, who just headbutts him away. The Cataclysm comes in, and he's walking circles Mamma mia, Sven. around him. Porco Dio, trollato i fanatici. To finish this one off, he's got a Magnet Storm to contend with, but some low health bars on Fnatic means this one is all coming up C9. Humanoid gets himself a Feather Storm in the nick of time, but the Q comes in. He really wants this, but it's Blabber that's going to be the one to help lock it down. They do manage to take it. It costs an ult. Intanto no, è mid da farmare. Disastro sta roba qua, ragazzi. Non so perché hanno tirato tutto su un support che poi manco è morto. È una overall la play non era sta gran roba. Non c'era neanche la di carry, era mid da farmare. Non so, Noah lo vedo un po' fuori dal playstyle dei fanati, ma durante tutto il mondiale. Poi non so, non ho visto il lag. No, non ho visto il lag, però Noah mi sembra veramente, mi sembra un KD a player infinito. Bravo Screaming. Il bot di LeBlanc. Che fanno? Noah on the roam, but Cloud9 should just back it up. They know that their jungler's topside. They did get Herald, so you take this as a win. You traded flashes. And you gotta just try to back it up. Non ha flash, Zen? Non c'ha flash? Bello! Dai. Godo. Oh, questo game è di Noah, Questo game è di Noah. 3-0. Noido. Metti sto cazzo di DPS. Aiobo. Fanati qua, ragazzi, possono aspettare lo spike di Aphelios. Che potrebbe anche fare sta roba, ragazzi, però... Cioè io ripeto, puro late game. È vero che di là c'è Jax, ragazzi, ma il fatto che c'è un Rumble Jarvan in una comp con Sylas che è immortale in questa draft, ragazzi. Sylas, letale, veramente letale, immortale e letale. Quella LeBlanc non può one-tappare un tizio se non Aphelios, ma Aphelios c'ha un playstyle che per quanto non metta danno questo tizio, no, non... sembra poco abusabile. Drago 13 e i fanatici vogliono arrivare lì in tempo, ragazzi. Questa è win condition. Non hanno la torre mid per avere la pressure per actually andare lì a prendere quello che vogliono. Anzi, la torre bot dei fanatici è pure un HP. E qua ci avviciniamo a un fight molto importante. Non fateli eliminare da dei falliti americani. Way before Fudge. Fudge is going to cancel his base. He's pushing top, but I don't think this is the right choice. I mean, Oscarin is just going to TP for this. TP arriva prima, Oscarin, Jax arriverà dopo. Vinci il 50-50, ti prego. Ti prego, Razork. Ti prego, Razork. Mi hanno avuto in con ulti Alistar. Ma no, è gigantesco. Prendete il drago. Win condition. Ok, anche se perdono il fight. Va bene, via. Dai. Bravo no. Sto sottovalutando no, ragazzi. Sembra... è reckless no. È reckless no, ragazzi. È reckless no, sto trollando io. Noah ha talento. Non ancora, ma ha talento Noah. Noah tra qualche anno può avere un talento incredibile. Guardate Noah sto fight. Guardate quanto è safe Noah. E che di... Guardate qua. And now C9, yeah, you're exactly right. They're going to have to go for it as the Magnet Storm is massive. Trimby's going to try and take them down. Is now Oscar in. Non ha fatto un cazzo, no. Scherzavo.
No, vabbè. Muori! Non è ancora vivo, no. Tifo per la morte di Noah. Bravo Razor, che bravi tutti qua fanatici, ragazzi. Ragazzi, Noah comunque è al playstyle uguale al Reckless, solo che mette meno DPS. Trimby, Triman, cammina in avanti Noah con l'item, mette un po' di DPS. Sven, semi-troll, screencia un botto di danno, va in, tira i basic. Razor, che bella combo, Berserker obbligato a ultare. Ma hanno giocato bene i fanatici qua, molto bene. Ok, Noah ha qualcosa. Non è ancora pronto, ma Noah ha qualcosa. Noah ha qualcosa nel playstyle che mi ricorda molto Reckless. Nel positioning in teamfight anche. But instead, the Dragon goes over pretty much for free. Humanoid gets put low. Cloud9, no, they need so much more from this fight. They need to try to funnel in, and that's where Trimby finds this angle. Razork goes in, Trimby goes in. Berserker, you're up here, but that ulti from Noah, the AoE was massive, and then Fudge flashes in the backline, but he's He didn't get the base, he's out of mana. And then you're able to follow through with the damage Osgurnin has on this Rumble. Really well orchestrated fight. Fnatic want more. Yep, the first big win here in this game goes to Fnatic, but the game is not over yet. They do have Infernal Soul, which is so important. Sven also doesn't have a whole lot of his health bar, does get a decent shield, but stanno abusando un botto di Sven, ragazzi, sto godendo. Così impara a fare quelle puttanate. Ha fatto il lock Sven. There's no TP, Fudge has to run. You know, I think that C9 have really bungled this. They totally failed their setup at that third dragon. Now I think that vabbè, 4v5, però manca il support. Manca Josh che non ha il TP. Devono zonare bene però Blabber. Dai, buone. Lo fanno almeno, poi non so il fight. Fate via. Perché Razor è di là? Fai nascere, vai via. Ok. 3-0. Doveva essere 2-0. Doveva essere 2 per Nashor. Il Jarvan ha fatto una combo che non doveva fare. Qua doveva andare via. Doveva andare via. Era 2 per Nashor ed era worth tutta la vita. 3 per Nashor è worth comunque, però. Questo è il macro che vi ho insegnato io, ragazzi, no? Prendi una kill, poi decidi se dopo i 20 minuti fai il Nashor, decidi se tornare o finirlo, no? Was what I was talking. Off it back as Noah. Noah might actually still be in trouble. M&S looking to chain him up. It's a lot of damage being off it back as Noah is, just going to make sure that M&S gets out of there. He is going to do so. So a trade of health buzz, not too much else, and the cleanse going to be utilized. That's the Cloud9 being able now to get control of the map, though, which is exactly what they need against this farm buff. Like, Noah is one of the few people that actually has one on Fnatic. He's taken off the map. It makes it more difficult to try and play around the lanes, especially for Osgurnin, who would love to be in a side lane, threatening top lane tower. So it's Cloud9 slowly but surely, like, pushing Fnatic back and preventing them from getting anything. Torre top sembra quella più facile da come si stanno muovendo, ma voglio vedere se va in botta Rumble a ultare quella wave o se va là a rimanere, o se vuole rimanere mid lane. Vogliono fightare, lasciano Jax inside. Hanno man advantage i Fnatic. Preso Blabber, Jax decide di prendere la torre invece di fightare, ci sta. Qua prendono 2 kill, di là prendono una torre. Poi i Fnatic risponderanno con torri sicuramente mid e top. I Fnatic secondo me potrebbero anche semi-resettare per riprendere la priorità in bot, perché ragazzi c'è il drago che è win condition totale. Se fa lo sto drago è finito il game. E Trimby è l'OHP, quindi io vedrei un reset, Vision, reset, torna. E Rumble ha già resettato, bravo per rimettere a prio bot, ok, perfetto. Bravi. Yeah, Fudge is immediately going to come in and use that counter-strike. Trimby down very low, but Noah is just shooting him. No, raga, la win condition del drago, non trollate. They need Fudge with no ult. Yeah, and I mean, the LeBlanc TP's into the bot side. M&S wants to try and push these waves, so maybe he can play in that dark vision that we have in this bot side jungle of Fnatic. M&S needs to pick off a key non c'è Noah. The big hope is Noah. Noah has no cleanse. They have to try to get in on him at 100-0 him, but Fudge in an awkward spot. He needs to get over this wall. Ok. Ulti di Alistar per Sylas. Non ha la combo, le Blanc devono ingaggiare ora. Ulti buttata, preso, finito il game. Dopo. Try to get one back, but it's not going to be enough. Berserker, the
Godo. Fate ciao ciao con la manina, ragazzi. Fate ciao ciao con la manina, per favore, ai Cloud9. Più late va il game, più vincono i Fnatic. No MVP, sì, no, ma ne basta sto game. Massive for Fnatic. They're just outplaying in these setups. They've had better setups. Noah's massive. Godo. Cloud9 can't get to him. And it's all about the setups for these fights. You know, the earlier... Guardate, nel momento in cui MNS fa questo è perso il fight. Guardate LeBlanc. And it's all about the setups for these Perso il fight. LeBlanc deve mettere DPS prima dei fight neutrali sui carry. Pochi, poi vai via e fai una torre, fai un drago, fai quello che vuoi. In puro teamfight dritto per dritto LeBlanc è inutile, è irrilevante. LeBlanc deve stare fuori dalla visione, arriva da dietro, fa il suo poke a metà vita, ritorna, aspetta i cooldown, va in, leva un po' di vita, torna indietro. Finché la gente c'è qualcuno con metà vita, e allora LeBlanc può fightare, magari anche farsi vedere. Però se tu usi una combo, se tu usi tutta la combo di LeBlanc verso Trimby e Fudge è anche verso Trimby, il fight è finito, no? Guarda qua in questo momento il fight è vinto per i Fnatic. E già qua è finito. problem, Fudge TPing in. It feels like Cloud9 wants it too bad. Where is Fudge in this fight? He's fighting with Trimby. He's not able to actually focus into the backline. Anche il caster lo sta dicendo. And the fight is over before he's even really involved in it. Like, now he's coming down, but he got nothing done, right? He's not involved whatsoever. And I just feel like in these last couple engagements, you know, Fudge has not been there when they needed them to be. At the third dragon, he based really late, couldn't actually get a buy and health back before he TP'd, and then this one, he's nowhere to be found. Comunque sarà un mondiale rovinato dai champion troppo broken. Il gioco è in uno stato di merda. Fa piacere almeno che le robe che diciamo risultano sempre vere. Penso sia il peggior mondiale per quanto riguarda cose sbilanciate. Per avere le robe così dovreste aggiungere 2 ban a team. Has the stopwatch, has the BT, he is ridiculously strong. And the poke from M&S is not going to mean much of anything at this point. So Cloud9 maybe get one more fight here where they can try to make some sort of a miracle happen, but they haven't been able to get setups on even more kind of a better position, and now they're down 3k plus the soul. Space champion in this game, Noah is showing just why he was so strong on this pick. I mean, this is what Noah was good at, even in the LCK as well. He didn't play all that much, was mainly on Challenger for KT, and it's a large reason why. I don't like to talk about the history of Noah because KT has that air of mystique. If you tend to say good things, the opposite tends to be the result. You couldn't have waited until after the game? Ah, well, look, I want to keep it interesting, and honestly, the amount of cursing that's happened on the other side, I'm only evening it out. As Noah now moving towards his mid lane. Yeah, I was going to come back from here. Congratulations, Fnatic. Yeah, I think we should crown them now. Dovrebbe essere finito il game, ragazzi. Non voglio dire una troiata, ma dovrebbe essere finito. Anche se i Cloud9 vincessero un fight. Cioè, più late vai, più quell'Infernal Soul si fa sentire, no? Più item hai, più alto il DPS, cioè non... They're probably not going to look for anything besides, you know, maybe the Elder. You try to come out and you fight the Elder. You pray that you're able to hold. Nasher Soul. Pig LeBlanc ha fatto perdere i Cloud9 comunque. Godo. Can you find this engage while it's 3 people? Question, they have to lock down Noah if they want to get anything done as Fudge already down to 50%. That equalizer was a whole lot better, and they don't find too much more. Fudge is going to go down, and now Sven's just trying to get the CC, but Noah is just a raid boss. He is just too massive on this Aphelios. I feel like we're back to the old version of this champion, and that one was too oppressive. Noah is just reminding us what he used to be able to do, and he's doing it now on this patch of all things. Fnatic now pushing in their land chains to help lock down this rumble. Or can he keep himself alive? Dai, che sfiga. Godevo se moriva il tizio. Mamma mia, quanto è broken rumble, what the fuck. They do manage to get a position unless here the map, try to get bought Che in fa a Sven? spherical play. Che fa Sven? Dove sta andando Sven? Che fa Sven? Che fa Sven? Che cazzo fa Sven? Ah, per il drago. The Baron's expired, so he knows that they're going to come over towards that Elder now. He finds the glacial prison that he stole away, and Oscar is the one that finishes off the kill on M&S. Godo, LeBlanc abuser, godo, LeBlanc abuser. No, la cosa di Sven qua era geniale. Non era stupido il movimento, non si è fatto vedere, credo, non voglio dire che non lo so. L'idea è, Drago sta per spawnare, vuole andare in un punto dove la gente non può mai arrivare, cioè
concettualmente pensare che Alistair sia lì dietro è impossibile. Costretto a beccare e a lasciare il drago perché ha trollato le blinde. They're able to kill him off before he can jump to safe. Cloud9's time in this. Hex Flash going to be there, following suit very quickly. And now Fnatic, I don't think they need a Baron. They've got the Elder buff as now Fudge is diving in. Gets a decent stun, but he can't get on top of Noah. He has to go golden as Razork. Razork muore, prendere tutto il resto del fight. Prova ad andare su Noah. Vabbè, ora no. Vabbè, fanno... Oh! È morto Noah finalmente. È morto Noah. Ecco. È morto Noah. Blabber's trying to keep this one at bay, but there are just super minions everywhere. Okay, Humanoid throws out the chains. There's the last Nexus turret. Humanoid, can you finish the game here on now? He's so close to execution range. And there it is, the burn. Vai Sven. Sven not going to make this one happen as the Nexus will be taken down from the man. Guardate Humanoid, stava già bevendo Humanoid, guarda. Stava già bevendo Humanoid, era già distrutto il Nexus, capito? Stava già bevendo, godo.